Immaginatevi una calda giornata d'estate. L'aria è pervasa da quel calore tipico di luglio, ma qui, tra le montagne, una leggera brezza rende tutto più sopportabile. Siete seduti su una terrazza panoramica. Davanti a voi un bicchiere di spremuta fresca, preparata con i frutti migliori che la stagione ha da offrire. C'è persino qualche bambino che gioca e in sottofondo risuona la voce monotona ma autoritaria del padrone di casa. Qualcuno scatta una foto, un attimo di felicità quasi irreale. Vi guardate intorno e sapete che essere qui, in questo momento, vi rende in qualche modo speciali. Dove siete? Siete in una delle residenze più esclusive e importanti della Germania, il Berghof in Baviera. Siamo negli anni 30 e il padrone di casa che vi parla non è altri che Adolf Hitler. Accanto a lui, nelle sale di questo rifugio nelle montagne bavaresi, si trovavano non solo gli uomini che dirigevano la macchina del Terzo Reich, ma anche delle donne. Mogli, madri, figure silenziose ma onnipresenti, testimoni dirette di eventi che avrebbero cambiato per sempre la storia. Erano donne che, grazie alla vicinanza dei loro mariti al Führer, vivevano una vita di privilegi. Erano lì, nel cuore del potere, un gradino sopra le altre donne tedesche. Ma quel mondo perfetto non era destinato a durare. Quando il regime crollò e la Germania si arrese, i loro mariti erano ormai scomparsi, processati e condannati, oppure morti suicidi nelle ultime disperate ore di guerra. E mentre i nomi, i volti e i destini di quegli uomini sono rimasti impressi nella memoria storica, viene spontaneo chiedersi: che n'è stato delle donne con cui hanno condiviso le loro vite? Sono crollate con loro o hanno trovato un modo per sopravvivere e ricostruirsi? Oggi ci addentreremo nelle storie di alcune di queste donne, le mogli di alcuni dei più importanti gerarchi del Terzo Reich, e scopriremo cosa, dopo la caduta del regime, il destino ha avuto in serbo per loro. Ciao a tutti amici di Vanilla, piacere di conoscervi. Io sono Irene, sono una filosofa e sono una delle nuove arrivate in casa Vanilla. Essendo nuova del mestiere, il vostro feedback per me è fondamentale, quindi per favore lasciate un commento qui sotto, fatemi sapere cosa ne pensate. E se il video vi è piaciuto e volete vedere altri contenuti simili, potete offrirmi un caffè. Basta cliccare sul pulsante per abbonarvi al canale. A voi costa solo come un caffè al mese, ma per noi è di grande aiuto per continuare a creare video sempre nuovi, sempre più curati e sempre più interessanti. Grazie mille a tutti, cominciamo con la storia. Cominciamo con quelle donne cui fine è legata a quella del nazismo e di Hitler. Le uniche che hanno seguito il Führer e gli sono rimaste fedeli fino alla fine. È il 1945. Berlino è ormai ridotta in macerie, il fuoco sovietico si avvicina ogni giorno di più, stringendo il cerchio attorno al cuore del Terzo Reich. Nel bunker sotto la cancelleria, Hitler e i suoi fedelissimi vivono le loro ultime ore in un'atmosfera soffocante. Tra loro c'è una figura femminile che fino a quel momento era rimasta in disparte agli occhi della storia. Parlo di Eva Braun. Eva non è una semplice comparsa, è stata la compagna segreta di Hitler per anni, ma il mondo la conosce poco o addirittura per nulla. Eppure, proprio nelle ultime battute, si prende a forza il suo posto nella storia. Le viene offerta più volte la possibilità di scappare. Per esempio, Anna Reich, una delle più audaci piloti del Terzo Reich, riesce persino a farsi strada tra le fiamme sovietiche per offrire una via di fuga a chi ancora si trova nel bunker. Ma Eva rifiuta fermamente. Prima di congedare la pilota, però, Eva le consegna una lettera per la sorella Gretel. In quelle poche righe intime, le chiede di distruggere ogni traccia della sua corrispondenza con Hitler e rivela alla sorella il motivo della sua scelta. Eva scrive: «Cosa potrebbe darmi ancora la vita? È già stato tutto perfetto». Nella notte del 29 aprile 1945, in quel rifugio sotterraneo dove si consuma la fine del Terzo Reich, Eva e Hitler si sposano. Una cerimonia semplice, quasi irreale. Eva indossa tutti i suoi gioielli più preziosi e un abito in seta taffetà. È l'atto che rende Eva immortale. Il giorno dopo, alle 3 di pomeriggio del 30 aprile, Eva e Hitler si ritirano nei loro appartamenti. Poco più tardi è Martin Bormann, uno dei più fidati collaboratori di Hitler, a scoprire i corpi. Eva Braun giace accanto al Führer accartocciata ai suoi piedi, il volto contorto in una smorfia di dolore, segno che il veleno che entrambi avevano ingerito aveva fatto effetto.
Eva indossava un semplice abito nero e aveva 34 anni. I corpi vengono trasportati all'esterno del bunker, avvolti in tappeti cosparsi di benzina. Bormann e altri ufficiali tentano più volte di accendere le fiamme e alla fine i cadaveri vengono bruciati e le ossa annerite vengono gettate in una fossa creata da una granata nelle vicinanze. Tra i pochi presenti al matrimonio di Hitler ed Eva c'è la coppia che forse più di ogni altra è stata accanto al Führer nei suoi giorni di gloria e che ora lo segue nella disfatta. Si tratta del ministro della propaganda Joseph Goebbels e di sua moglie Magda. Assieme a loro, nel bunker, i coniugi Goebbels avevano portato anche i loro 6 bambini. Quel gesto, all'apparenza un modo per salvare i piccoli dalla distruzione sopra le loro teste, è in realtà il passo che segna per sempre i loro destini. Magda, devota più che al nazionalsocialismo a Hitler stesso, con il quale aveva una relazione esclusiva, aveva già deciso il futuro dei suoi figli. In un'ultima lettera scritta al figlio maggiore, l'unico che non era con lei nel bunker, perché prigioniero di guerra degli inglesi, Magda esprime una convinzione angosciante. Dice: «La vita non sarà degna di essere vissuta nel mondo che verrà dopo Hitler e il nazionalsocialismo. Per questo ho portato i bambini con me. Sono troppo preziosi per la vita che verrà dopo di noi». Dopo il suicidio di Hitler ed Eva, tocca alla famiglia Goebbels. I 6 bambini vengono addormentati con del latte al cioccolato, a cui è stato aggiunto un potente sedativo. Ciò che accade poi nella stanza dei bambini, nessuno lo sa con certezza. Nessuno sa con certezza chi abbia materialmente posto fine alla vita dei piccoli. Alcuni sostengono che il medico personale di Hitler, il dottor Stumpfegger, abbia spezzato le capsule di cianuro tra i denti dei bambini addormentati. Altri credono che sia stata Magda stessa a compiere l'atto, ma è più probabile che nonostante la sua risolutezza, Magda non sia stata la diretta artefice e abbia invece atteso fuori dalla stanza, tremante, come dichiarato dal valletto di Hitler. La sera del 1° maggio, Magda Goebbels viene vista per l'ultima volta nella sua stanza, pallida, intenta a giocare a solitario con una sigaretta tra le dita. Alle 8:40 di sera, la pira per lei e suo marito è pronta. Insieme, mano nella mano, i Goebbels escono dal bunker. Indossano le medaglie d'onore del partito in un ultimo gesto di devozione al regime che li ha trascinati in questa follia. Magda spezza la capsula di cianuro tra i denti e per assicurarsi della riuscita il marito le spara alla tempia. Subito dopo l'uomo farà lo stesso ingerendo il veleno e puntandosi la pistola contro. Magda Goebbels ed Eva Braun, con la loro morte accanto ai mariti, rappresentano quasi un'eccezione tra le mogli dei gerarchi nazisti. La maggior parte di queste donne, infatti, riuscì a mettersi in salvo e a sopravvivere alla guerra, trovandosi però poi a fare i conti con un destino ben diverso, fatto non di suicidi, ma di interrogatori e lunghe battaglie legali. Con la resa incondizionata della Germania, le potenze alleate si trovano di fronte a una questione complessa, perché se da un lato i volti più noti del Terzo Reich sono morti, scomparsi o in procinto di essere processati a Norimberga, dall'altro il paese era ancora pieno di persone che, in un modo o nell'altro, avevano sostenuto il regime e avevano beneficiato del nazismo. In un certo senso, quasi l'intero paese era in qualche modo colpevole. Quindi cosa fare? Nascono così i processi di denazificazione, Entnazifizierung in tedesco. Dal 1946 una vasta gamma di figure viene chiamata a rispondere del proprio operato. Parlo di governatori, segretari e giudici imprenditori. Tutti vengono classificate in base a 5 categorie di responsabilità. Dalla più lieve, la categoria 5, che scagiona l'imputato da qualsiasi colpa, fino alla più grave, la categoria 1, riservata ai criminali importanti, per cui sono previste pene severissime, fino all'ergastolo o alla pena di morte. È necessario dire che, se è vero che sulla carta sembra una cosa giusta e rigorosa, in realtà pochi di questi processi hanno davvero riconosciuto dei colpevoli e la maggior parte di quelli che sono stati processati è poi tornata allo stesso lavoro di prima, mantenendo talvolta anche i beni che avevano ottenuto più o meno illegalmente durante il nazismo. Non ci soffermiamo ora sui dettagli di questi processi che meriterebbero un video a parte. Concentriamoci invece sui diversi esiti che questi processi hanno avuto per alcune delle mogli degli uomini più potenti del Terzo Reich. Il 13 maggio 1945 a Bolzano Margaret Himmler e la figlia sedicenne Gudrun vengono riconosciute dai soldati americani e prese in custodia.
custodi. Margarete è un volto noto, è infatti la moglie del Reichsführer delle SS, Heinrich Himmler, il diretto responsabile della cosiddetta soluzione finale della questione ebraica. Ed è lui a coordinare la rete dei campi di concentramento in cui si consuma l'Olocausto. Capirete che allora Margarete è una prigioniera di alto profilo e diventa particolarmente importante dopo che il marito, anche lui preso prigioniero dagli alleati, si suicida mordendo una capsula di cianuro il 23 maggio. La scelta di Margarete però è e sarà sempre il silenzio. La donna viene a sapere della morte del marito durante un'intervista mesi più tardi. Alla notizia non batte ciglio, non ha alcuna reazione, nemmeno quando le viene detto che il corpo del marito giace sepolto in una fossa comune, senza nome. È facile correre subito a pensare che questo atteggiamento distaccato sia sinonimo di un animo freddo e insensibile, ma il carattere di Margarete è più complesso. Margarete condivideva pienamente gli ideali razziali del marito e piangere o mostrarsi debole davanti agli americani sarebbe stato per lei disonorevole. La freddezza di Margarete è un gesto d'orgoglio. Il suo spirito tedesco non è facile da scalfire. Dopo la morte di Himmler, però, per Margarete si apre un capitolo nuovo e tormentato. Gli alleati cercano di scavare nella rete complessa che suo marito aveva costruito, soprattutto attorno ai campi di concentramento, ma lei si ritrae, nascondendosi dietro l'immagine della semplice donna che nulla sapeva delle azioni del marito. Tuttavia, nel corso degli interrogatori, la sua versione dei fatti comincia a incrinarsi. Ammette, per esempio, di aver visitato il campo di Ravensbrück, il campo di concentramento per donne, ma non spiega con chi fosse né quale fosse il vero scopo della sua visita. Margarete non viene interrogata solo sulle azioni politiche del marito, ma anche su questioni più intime, come la sua fedeltà. E qui vale la pena aprire una piccola parentesi sulla figura di Hedwig Potast, segretaria personale e poi amante di Himmler, dal quale ebbe 2 figli. Una relazione che non era affatto segreta e di cui Margarete era perfettamente al corrente. La differenza tra Margarete ed Hedwig è che quest'ultima, dopo la guerra, riuscirà a scomparire nell'ombra, negando qualsiasi coinvolgimento con le azioni del comandante. Verrà interrogata, sì, ma mai condannata, né passerà attraverso il processo di denazificazione. Quale sia stato il suo vero coinvolgimento non lo sapremo mai, anche se qualche dubbio c'è. Un aneddoto macabro, raccontato dal figlio maggiore di Martin Bormann molti anni dopo, riguardo una visita a casa di Hedwig, dice che all'improvviso Hedwig Potast disse solennemente che voleva mostrare qualcosa di molto interessante, una collezione molto speciale del suo capo. Salì all'ultimo piano e aprì una stanza. C'erano tavoli e sedie fatti con parti di corpi umani. Il sedile di una sedia era un osso pelvico lavorato, mentre le gambe di un'altra sedia erano fatte con gambe e piedi umani. La signora Potast mostrò poi una copia del Mein Kampf rilegata con la pelle di una schiena umana. Se questo sia vero o no, non lo sappiamo. Margarete Himmler invece non sfugge alle maglie della giustizia. Dopo la detenzione in un campo femminile nel novembre del 1946, affronta ben 3 processi di denazificazione tra il 48 e il 53. Inizialmente classificata come criminale minore, viene poi declassata a semplice seguace del regime, ma infine riassegnata alle categorie di criminale più grave, con la perdita di tutti i suoi beni e del diritto al voto. Dopo i processi si ritira in un modesto appartamento a Monaco, cercando l'anonimato. Stanca, stremata da una malattia che si porta dietro da prima della guerra, Margarete si spegne il 25 agosto 1967. Non lascia dietro di sé alcuna dichiarazione né un ultimo pensiero sulla storia che l'ha attraversata. Ma la sua vita, come quella di altre mogli dei gerarchi nazisti, rimane un simbolo del legame indissolubile tra il potere e il silenzio, tra il complice e l'ignavo. Se Margarete ha scelto il silenzio e l'oscurità, sua figlia Gudrun invece continua a lottare contro il peso del suo nome. Orgogliosa e ostinata, non rinnegherà mai il padre e troverà rifugio nelle associazioni di veterani delle SS, partecipando agli incontri come ospite d'onore. Se Himmler non si fosse tolto la vita, sarebbe stato senza dubbio tra gli imputati del processo di Norimberga, a fianco ad altri gerarchi del Terzo Reich, come per esempio il famoso maresciallo del Reich, Hermann Göring, e il vice di Hitler,
Rudolf Hess. Entrambi questi due uomini affrontarono il processo, ma con esiti ben diversi. Hess fu condannato all'ergastolo, mentre Göring, pur condannato a morte, riuscì a suicidarsi prima dell'esecuzione. Queste sentenze influenzarono profondamente anche il destino delle loro mogli, le cui vite presero pieghe molto differenti nel dopoguerra. Sebbene la propaganda nazista e alcune narrazioni odierne dipingano i coniugi Goebbels come la coppia reale del Reich, in realtà sono Hermann ed Emmy Göring a incarnare l'immagine di una vera e propria royal couple. Göring e sua moglie Emmy vivono nel lusso e organizzano frequentemente ricevimenti sontuosi, circondati da una vita di sfarzo che suscita ammirazione e invidia. Con il proseguire della guerra, questo stile di vita, prima tanto celebrato, diventa sempre più simbolo di eccesso e disprezzo. Mentre la Germania è schiacciata sotto i bombardamenti e muore di fame, i Göring continuano a festeggiare. Il 12 gennaio 1945 Emmy dà un grande ricevimento a Karinhall, la sontuosa residenza dedicata alla prima moglie di Göring, per celebrare il compleanno del marito. Il menù è un trionfo di lusso. Anatre, caviale russo, salmone di Danzica, pâté de foie gras e una selezione di alcol pregiati, tra cui vodka, champagne, brandy. Quando i carri armati sovietici si avvicinano a Karinhall alla fine di gennaio, Emmy e la figlia Edda sono costrette a rifugiarsi nelle montagne bavaresi. A scappare non sono solo le persone, ma anche l'enorme collezione di opere d'arte che Göring aveva accumulato nel corso degli anni. Viene infatti divisa su treni speciali e convogli che la trasportano e nascondono in tutta la Baviera. A differenza di altri generali del Reich, Göring non si rifugia nel bunker sotto la cancelleria, ma segue la sua famiglia in Obersalzburg. Da lì non riceve notizie o aggiornamenti da Berlino e tenta dunque un ultimo atto di ambizione. Invia un telegramma dove chiede se questo silenzio di Hitler possa essere interpretato come un segnale per prendere lui il comando della Germania. Quando il telegramma arriva a Berlino, Hitler è ancora vivo e accusa Göring di alto tradimento, ordinando immediatamente il suo arresto. Non serve a molto. In quei giorni l'Obersalzburg, dove si trova anche il Berghof del Führer, viene bombardato e i Göring riescono a convincere le guardie SS che dovevano arrestarli a fuggire con loro verso una delle loro residenze in Austria. Una volta in Austria, però, Göring viene preso in custodia dai soldati americani. Il 19 novembre del 1945 Emmy riceve la prima lettera dal marito che si trova in attesa di processo a Norimberga. Nella lettera il capo della Luftwaffe non sembra affatto preoccupato per la sua condizione, anzi, l'unica cosa che lo preoccupa è la moglie. Scrive: «Sono disperato al pensiero di quello che devi soffrire per mio conto e solo perché sei mia moglie». Nei mesi successivi, Emmy e la figlia Edda vengono spostate da un luogo di detenzione all'altro, affrontando condizioni non sempre favorevoli. Anche in questo caso, però, non è la detenzione a preoccupare Emmy, ma piuttosto l'impossibilità di contattare il marito. Ogni tentativo di Emmy di ottenere una visita, però, è vano. Gli alleati non vogliono dare a Göring nulla che migliori il morale, già alto. Il maresciallo del Reich, infatti, durante il processo si mostra sicuro di sé, deride i magistrati, contesta la legittimità del processo stesso. Questa spavalderia sembra fornire una sorta di scudo emotivo anche agli altri imputati che fanno fronte comune e si fanno forza a vicenda. Serve a poco. Le prove contro Göring sono schiaccianti. Il 12 settembre del 1946 viene permesso ad Emmy e la figlia di far visita a Göring. La visita dura mezz'ora e l'uomo si trova dietro una lastra di vetro legato a un soldato di guardia. In totale, Emmy visiterà il marito 7 volte. L'ultima il 7 ottobre, sapendo che da lì a una settimana sarebbe stato giustiziato. Prima di accomiatarsi, Emmy gli dice: «Puoi affrontare la morte con la coscienza pulita ora». E Göring risponde: «Non mi impiccheranno». E infatti, il 16 ottobre, poche ore prima dell'esecuzione, Göring ingerisce una capsula di cianuro che era riuscito a procurarsi, evitando l'impiccagione. Nessuno sa con certezza in che modo la capsula sia arrivata all'ex comandante in capo. Emmy dirà ad Edda che un angelo è venuto dal soffitto della sua cella e gli ha dato il veleno. Il processo e le sue conseguenze hanno un impatto devastante su Emmy, che viene ricoverata subito dopo Norimberga.
Il 29 marzo 1947 viene considerata abbastanza in salute per essere trasferita nel campo di lavoro di Göttingen, assieme ad altre donne del Reich, come guardie dei campi, segretarie, mogli di altri gerarchi importanti. Di Emmy si dice che fosse una delle uniche donne che si preoccupava molto del suo aspetto. Lavava l'unico vestito che possedeva fino a 3 volte alla settimana e non sembrava una prigioniera, ma piuttosto un'attrice che recitava un ruolo. Nell'ottobre del 47 Emmy scrive un'appassionata lettera lamentandosi dell'ingiustizia della sua situazione, sostenendo di essere completamente apolitica, innocente e che l'unica mia colpa è essere la moglie di Hermann Göring. Ma non potete punire una donna perché ha amato suo marito. Affronta il processo di denazificazione nel maggio del 1948. Diversi testimoni parlano a suo favore. Amici ebrei, che grazie alla sua influenza era riuscita a salvare, attori che avevano beneficiato del fondo pensionistico da lei istituito, ma la sua notorietà le impedisce di ottenere una sentenza favorevole. Viene considerata una criminale di livello 2 e condannata a 1 anno di prigione già scontato, con il 30% del suo patrimonio confiscato e il divieto di esercitare la professione per 5 anni. La sentenza suscita numerose proteste, ma nonostante tutto, all'inizio del 1950, Emmy si trasferisce finalmente in un modesto appartamento a Monaco, dove potrebbe lasciarsi tutto alle spalle. Tuttavia, la perdita del patrimonio artistico che aveva accumulato col marito la turba. Parliamo di circa 1375 quadri, 250 sculture e tanti altri oggetti d'arte. Emmy si impegna in una lunga battaglia legale per recuperare le opere, in particolare un dipinto che la città di Colonia aveva donato a Edda per la sua nascita e che aveva poi ripreso dopo la guerra. Inutile dire che ogni tentativo è fallimentare. Fino alla fine dei suoi giorni, Emmy non rinnegherà mai il suo amore per Göring, né smetterà di dire che quell'uomo tutto era fuorché il mostro che Norimberga ha condannato. Nel 1967 pubblica un libro, La mia vita con Göring, dove dipinge il marito sotto una luce più benevola, tralasciando completamente tutti i crimini che lo vedono coinvolto, nonché il suo ruolo nell'Olocausto. Lo descrive come un marito e un padre perfetto, cui unico crimine è stato la fedeltà a Hitler sotto ogni circostanza. Inutile dire che il libro non ha grande popolarità. Le prove che dimostrano il coinvolgimento di Göring in crimini di guerra e nell'Olocausto sono incontestabili. E persino l'elogiata fedeltà a Hitler si rivela per quello che realmente è, e cioè solo un tentativo di raggiungere il potere ad ogni costo. Dopo la pubblicazione del libro, Emmy vive il resto della sua vita lontano dai riflettori. Muore l'8 giugno del 73 a 80 anni e viene sepolta nel cimitero di Waldfriedhof a Monaco. Non tutti gli imputati di Norimberga sono stati condannati a morte. Il braccio destro di Hitler, il suo fedelissimo sin dagli anni del Putsch Rudolf Hess, riesce a evitare la pena capitale solo perché non si trovava in Germania durante le fasi più strazianti dell'Olocausto. Dal 1941, infatti, Hess è prigioniero degli inglesi. Il braccio destro di Hitler viene però condannato al carcere a vita e così inizia l'eterna battaglia legale di sua moglie Ilse. Ilse, già all'inizio del 1945, è sotto custodia prima dei francesi e poi degli americani a Norimberga, dove cerca di aiutare i fisiatri a recuperare la memoria del marito, che lamentava una serie di amnesie. Dopodiché viene trasferita nel campo di Göttingen assieme ad Emmy Göring. Nel marzo 1948 affronta il processo di denazificazione e viene esonerata da qualsiasi colpa. Lei, che aveva introdotto il marito a Hitler, che era iscritta al partito dal 21, lei, che aveva scelto Hitler come padrino di suo figlio, viene considerata completamente innocente. Dopo il processo, Ilse si stabilisce a Monaco, dove riprende i contatti con vecchi amici e conoscenti. Il resto della sua vita sarebbe potuto cadere nell'ombra e nell'anonimato, se non che il 14 dicembre del 1955 Der Spiegel, il famoso giornale tedesco, riporta la notizia che Ilse Hess ha aperto un bed and breakfast, trasformando una vecchia fattoria nelle Alpi bavaresi in una casa per ospiti. All'interno della casa, una delle stanze è riservata a suo marito, che al tempo stava ancora scontando il suo ergastolo nella prigione di Spandau. Ovviamente, la speranza di Ilse era che gli alleati rivedessero la sentenza e suo marito venisse un giorno rilasciato. Per perorare la sua causa e impietosire la coscienza collettiva, pubblica un libro, Rudolf Hess, prigioniero della pace, lettere da Spandau,
una raccolta della loro corrispondenza in quegli anni di detenzione. Le speranze di Ilse non sono del tutto infondate. 2 dei compagni di Hess condannati a Norimberga, infatti, sono stati graziati e rilasciati tra il 55 e il 57 per motivi di salute. Anche Hess si trova in una situazione delicata. Ha tentato più volte il suicidio in prigione e la sua salute mentale, magicamente guarita durante il processo, è di nuovo compromessa. Ilse si rivolge prima alle Nazioni Unite, poi alla Commissione Europea per i diritti umani, sostenendo che Hess aveva rischiato tutto volando nel 1941 in Scozia per essere un ambasciatore della pace e aveva già trascorso 16 anni in carcere. Meritava un rilascio anticipato, ma niente da fare. Dal 1 ottobre del 66, con la liberazione di Albert Speer e Baldur von Schirach, che hanno scontato i loro 20 anni, Hess diventa l'unico prigioniero a Spandau. Ilse e il figlio Wolf, ormai adulto, intensificano i loro sforzi per ottenere la liberazione di Hess. Il 10 ottobre scrivono una dichiarazione diretta a tutte le persone pensanti del mondo, condannando il crudele imprigionamento di Hess e la inviano al Papa, alle Nazioni Unite, ai presidenti, insomma a chiunque potesse aiutarli. Nel 1967 Ilse fonda l'Associazione per la libertà di Rudolf Hess e lancia una petizione che raccoglie oltre 40.000 firme in più di 40 paesi del mondo. La petizione viene inviata a politici, intellettuali, giornalisti, molti dei quali sostengono la causa. Tuttavia, nonostante tutti gli sforzi, la sentenza non viene revocata. Ora, un piccolo dettaglio. Da quando Hess è volato in Scozia, non gli sono mai state concesse visite. Sono 28 anni che Ilse non vede o parla direttamente col marito. La situazione cambia nel novembre del 1969, quando un'ulcera costringe Hess al ricovero e sembra che il suo tempo stia per scadere. Alla vigilia di Natale, Ilse e Wolf vengono autorizzati a visitare Hess in ospedale, dove li attendono oltre 40 tra reporter e fotografi. I 3 hanno mezz'ora di colloquio, un tempo che passa in un lampo. Parlano della salute di Hess, della carriera di Wolf, si aggiornano su familiari e amici. Dopo la visita, Ilse consegna al direttore del carcere di Spandau un regalo di Natale per Hess: un vinile di Schubert, un pigiama di cotone e una barretta di sapone alla lavanda. Hess non muore e viene rispedito a Spandau contro il parere delle potenze occidentali, che considerano la sua pena scontata e sono favorevoli alla sua liberazione. Il problema sono i sovietici, i quali ritengono che Hess meriti la pena capitale. La sua missione di pace in Gran Bretagna sarebbe stata in realtà solo una strategia per chiudere un fronte aperto e poter concentrare le forze nell'attacco all'Unione Sovietica. Parliamo del 1941, quindi Operazione Barbarossa. È ovvio che non siano inclini al perdono. Come se ciò non bastasse, Hess non ha mai mostrato segni di pentimento e continua a sostenere gli ideali nazionalsocialisti e antisemiti. Ogni tentativo di Ilse di liberare il marito si scontra con l'inamovibile muro dell'Unione Sovietica. Ma almeno, dopo l'incidente del 69, Hess riceve il permesso di avere visite per un'ora al mese. Passano gli anni. Nel febbraio dell'81 Ilse, che non ha mai cessato di lottare per la liberazione di Hess, lo vede per l'ultima volta. Hess è in condizione disastrosa. Ha tentato il suicidio più volte, un ictus nel 78 lo ha lasciato quasi cieco e soffre di numerosi problemi di salute. A 80 anni Ilse passa il testimone al figlio Wolf, che organizza regolarmente veglie di protesta davanti al carcere di Spandau, ma per Hess non c'è speranza di vivere i suoi ultimi anni da uomo libero. Il 17 agosto dell'87, all'età di 93 anni, Hess viene trovato impiccato nel giardino del carcere. Nella tasca ha un biglietto per la famiglia, nel quale li ringrazia per tutto quello che hanno fatto. Nonostante le proteste legali del figlio, il quale ritiene che un uomo così anziano e fragile non potesse avere la forza di impiccarsi da solo, la morte di Hess viene archiviata come suicidio. Il carcere di Spandau viene demolito e il corpo di Hess, dopo numerose discussioni su dove dovesse essere collocato, viene sepolto nella tomba di famiglia a Wunsiedel, in Baviera. Gli ultimi anni della sua vita Ilse li passa in una casa di riposo e il 7 settembre del 95, all'età di 96 anni, si spegne. Il funerale si svolge al cimitero di Wunsiedel e lei viene sepolta nella tomba col marito. I due però non sono destinati a riposare insieme. La tomba di Hess infatti attirava turisti sbagliati,
come gruppi neonazisti. Nel 2011 la pietra tombale è stata rimossa, i resti di Hess riesumati, cremati e le sue ceneri sparse in mare. Come concludere questo racconto? Innanzitutto ricordando che questa è solo la punta dell'iceberg. Ci sarebbero molte altre storie da raccontare, tante donne che si trovavano dietro le quinte del Reich. Ho voluto però qua presentare solo 5 emblematici nomi imprescindibili quando si parla di nazionalsocialismo: Hitler, Goebbels, Himmler, Göring ed Hess. Ecco, quando pensiamo a questi nomi, tendiamo a immaginare uomini creati, esistiti e scomparsi con la Germania nazista, dimenticandoci che alcune donne che portano lo stesso nome sono sopravvissute ed esistite anche dopo la caduta del regime. Donne che prendevano il tè con Hitler nella sua casa di montagna, che ascoltavano i mariti discutere di soluzioni finali e attacchi ai civili, che partecipavano in un modo o nell'altro alla costruzione di quell'oscuro capitolo della storia. Ovviamente sorge la domanda: sapevano? Quanto sapevano veramente? E se sapevano, erano in grado di opporsi, di fare qualcosa per cambiare quella terribile macchina di morte in cui si trovavano? Queste donne hanno amato uomini che oggi consideriamo mostri, responsabili di indicibili atrocità. Possiamo biasimarle per aver amato? E fino a che punto l'amore può essere considerato una giustificazione o una colpa? L'amore è davvero cieco, come si dice? O forse in certi casi è semplicemente un modo per chiudere gli occhi di fronte alla realtà? È difficile dare una risposta definitiva. Alla fine la storia ci insegna che non è tutto bianco o nero, ma spesso immerso in tante sfumature di tanti colori diversi, sfumature che ancora oggi ci fanno riflettere. Io spero che queste storie abbiano risvegliato un po' di curiosità in voi. Fatemi sapere cosa vi ha colpito di più, se c'è qualche aspetto che vorreste approfondire. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.